Ciao ragazzi, bentrovati in India. Per questo nuovo capitolo indiano abbiamo deciso di seguire un itinerario che definirei bizzarro. Da fuori magari può sembrare che sia il caso a guidarci, in realtà c'è dietro uno studio approfondito basato su distanze, attrazioni, curiosità. In pratica ci manca solo di chiedere al pappagallo e le proviamo tutte. Devo ammettere di essere stato parecchio fantasioso nella scelta delle tappe stavolta. Angela mi ha lasciato fare e non so ancora se abbia fatto bene. Ci sono diversi modi per decidere l'itinerario e in questi anni in viaggio ne abbiamo provati diversi. Cercare il cosa vedere su Google è il grande classico e funziona bene se segui le rotte più battute, ma se vuoi spingerti verso l'ignoto hai bisogno d'altro. Tipo Tenkasi difficilmente sarà tra le 10 città da vedere in India, ma poi degli amici te ne parlano. Ragazzi, non ci siamo stati neanche noi, ma ci hanno detto che è bella. E allora la segni sulla mappa con un'icona diversa per distinguerla dalla marea di cuoricini e stelline che già ci sono. Poi ti trovi in zona, vai a vedere e ti ricordi che lì c'era qualcosa che valeva la pena approfondire. La giornata di oggi parte proprio da un'icona sulla mappa, che poi si trasforma in una doccia sacra, una ressa, una storia a luci rosse. Il Beautiful in confronto è Topolino. Stamattina c'hai dietro le quinte, siamo proprio dietro il bancone con i signori che fanno i tè e anche il caffè per le persone che vengono qui. Molto frequentato questo posto. Buongiorno. Quell'albero ragazzi è l'albero dei pipistrelli, ce ne sono a centinaia appesi a testa in giù. Siamo a Tenkasi nel Tamil Nadu, ci siamo appena alzati, infatti siamo ancora tutti belli stropicciati, ancora gli occhi mezzi chiusi. Abbiamo dormito nel nostro fantastico hotel da incubo. Se non sapete di cosa sto parlando, nel video precedente abbiamo fatto un bel tour della stanza, un bel tour horror. Però abbiamo dormito bene, devo dire, siamo crollati nel nostro angolino, stretti. Sì, ci siamo messi in un angolino, no? Per non toccare niente, siamo messi tutti da un lato e alla fine è passata la notte. Oggi invece andiamo a esplorare un po' questa zona, ci dovrebbero essere delle cose molto interessanti, l'unico problema è capire come arrivarci, perché non ci sono informazioni. Vediamo se esiste un autobus. Kurtalam bus? Kurtalam. Bus. Bus here? Oh, ok, thank you. Dovrebbe esserci. Kurtalam. Fatto. Autobus. Ah, che bellino. Angela, mettiamoci uno dall'altro e uno dall'altro. Vai, così. Anche la musica. 5 km ragazzi e siamo finiti in mezzo alla natura. Montagne da quel lato, alberi, silenzio. Siamo venuti a vedere le cascate più grandi della zona, che sono anche delle cascate sacre, quindi non sappiamo esattamente che cosa aspettarci. Però sappiamo che sarà abbastanza folle, cioè, perlomeno, in teoria. Di solito è così. Siamo arrivati alle cascate, sono comparsi tutti i ristorantini, i negozietti, vendono anche un sacco di souvenir e giocattoli. Adesso noi andiamo lì in fondo dove c'è l'ingresso, dobbiamo capire se ha un ingresso a pagamento oppure gratuito. Queste sono le cascate di Kurtalam. Allora, da qua si vede solo una parte, perché poi c'è un'altra parte più in alto, ma la cosa bellissima è che sono tutti sotto a lavarsi sotto le acque di queste cascate e vedete nella roccia hanno intagliato dei simboli e si vede anche il lingam di Shiva là in alcune nicchie. Uomini da un lato, donne dall'altro. Vado anch'io a prendere un po' d'acqua sacra, dai. Ecco qua, signori, sono qui a lavarsi nelle acque sacre. Hello, how are you? What's your name? Buddhist. Huh? Murugan. Hello. Very good. This is water, sacred water. Water மேல இருந்து கீழே எழுது. I can wash my hair. Wash. Vado a lavarmi la faccia. A posto. Uomini e donne sono divisi a farsi il bagno sotto la cascata, quindi io sto andando adesso dal lato delle donne che sono da questa parte. Che bei colori ragazzi, che bei sari che ci sono. Ci sono un sacco di scimmie qui ragazzi, bisogna stare molto attenti.
Ecco, corrono le scimmie dappertutto qui accanto. Tutte insieme stanno arrivando. Ma quante! E arrivano anche con questi ragazzi che stanno portando sulla testa degli ornamenti. Delle brocche di acqua. Della cascata, acqua, sì, ok. acqua e L'acqua della fiori. cascata. Wow. Sì, sì. E siamo arrivati nel bel mezzo di una cerimonia. Proprio accanto alle cascate c'è un gigantesco tempio. Stavamo per entrare al tempio, ma è uscita questa processione. Adesso vediamo dove vanno, c'è la musica, suonano, vanno proprio verso le cascate da quel lato. Guardali qua, 3 muccone enormi a fare da spartitraffico in mezzo alla strada. Mi sa che noi andiamo esattamente dove vanno loro, eh? O le seguiamo o le superiamo. Forse è meglio superarle. Stiamo andando alle prossime cascate. Altre cascate sacre si chiamano Five Waterfalls, o dette anche Punch Waterfall, perché Punch è 5 in hindi, credo. In hindi. Alla fine abbiamo trovato anche un tuk tuk che ci porta per 50 rupie. Facciamo questi 3 km per le cascate. Eccoci ragazzi alle 5 cascate, eccole qua. Praticamente in questa cascata l'acqua scende in 5 punti diversi, 1, 2, 3, 4 e ce n'è uno nascosto lì dietro e sono 5 posti in cui si può fare il bagno sacro. Anche qui tutte le persone sono in fila per fare il bagno. Adesso mi infilo un po' anch'io e vediamo come funziona qui. Sono tutti in fila. Qua ce ne sono un paio per gli uomini e 3 per le donne dall'altro lato. Vedete che è tutto diviso lì a metà. E via le scarpette, anzi i sandaletti. Dicono che quest'acqua abbia delle proprietà ayurvediche, perché passa in alcuni campi dove crescono delle erbe medicinali. Ragazzi, dato che io ho ancora l'allergia, nel dubbio mi sono fatto un bagnetto, non si sa mai che funzioni, vediamo. Mi sto già asciugando perché si asciuga velocissimamente, però mi sono buttata un po' sotto la fontana anch'io. Questo è il cartello per dire come dividersi: da un lato le donne, dall'altro gli uomini. Il bello è che la donna è il perfetto stile indiano, invece l'uomo è un ragazzo europeo che indica dove andare. Con la camicia di jeans anche. Quanto sono belli sti cartelli. Poi ci sono anche tutti gli spogliatoi per cambiarsi, ma noi non abbiamo portato i vestiti asciutti, quindi aspetteremo che si asciughino un attimo. Ok, thank you. Facciamo selfie con questo ragazzo che possiede una macchina esattamente come il Biagino. Eccolo qua, guarda che bello. Grande. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Stiamo lasciando le cascate, stiamo tornando verso la cittadina principale. Oggi per spostarci stiamo usando un po' i tuk-tuk, o meglio gli auto-rickshaw come li chiamano in India. Devo dire che questi sono ultra lusso, comodissimi. Qua c'è pure il disegnino con tutti i cuori, guarda che roba. È enorme, quindi è una versione un po' più grande perché questi possono anche essere condivisi da più persone insieme. Hai anche Topolino, eh? Hai visto che carino? Comunque più o meno per 5 km circa si spende €1. Passiamo o non passiamo? Passiamo. Anche l'uscita. Ti serve una bottiglia d'acqua? Hello? Pani bottle? Cool. Cool. Prossima tappa ragazzi è andare al Pambli Temple. Pambli, si dice così. Sulla mappa sembra una cosa impossibile, dovremmo fare 1000 cambi, vediamo se però esiste. Il segreto è chiedere sempre in giro a chiunque. Pambali Temple bus? Probably nearest Here? Okay. Thank you.
Prossimo step, Shenkotai. Attenzione a far salire qui. Assegno ora, attenzione. È bello perché c'è sempre la musica sugli autobus. Rilassante, rilassante. Anche oggi pranzetto al volo alla stazione degli autobus, abbiamo preso i samosa e le frittelline che adoriamo e quindi oggi si mangia così veloce. Tutto nella carta di giornale, impacchettato, Oh. bello snack, un pochino fritto, però che vuoi che sia? È buono? Buono. Piccante? No, No. no, no, con i ceci. Buono. Stiamo facendo un giro ragazzi in questi giorni che è proprio fuori da ogni rotta turistica. Infatti quando saliamo sull'autobus sono tutti tipo stupiti di vederci, ci guardano tutti tra lo stranito e sono pazzi sti due. Però è la parte bella sicuramente. Il signore delle frittelle ci ha anche scritto il nome del tempio e ci aiuta perché lo diciamo e ci capiscono e ci hanno detto sì è giusto, sono solo 7 km. Come bello unto. Per colpa mia perché ho mangiato il samosa. Ah, c'era scritto anche in lingua, guarda, Sì, lingua sì, tamil, semplice da scrivere devo dire, guarda che insomma. roba. Succede spesso che sugli autobus in Tamil Nadu le donne pagano un pochino di meno, in questo caso invece ragazzi gratis. Gratis. Io gratis e Paolo 15. Pochissimo ragazzi, pochissimo. Per ogni tratta di autobus stiamo spendendo 10 rupie circa a testa. Ingorgo, ingorgo. Hello. Siamo arrivati ragazzi, ma qua è il luogo, un altro luogo di pellegrinaggio. Stanno prendendo d'assalto l'autobus perché per andare via c'è un botto di gente che deve andare via. Allora noi siamo arrivati ma facciamo fatica a scendere perché ci sono un sacco di persone che salgono. Signora, vai, 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 vai. No, sono saliti tutti come dei pazzi, spingono come i pazzi. C'è un botto di gente che deve andare via. Ecco, questo è un bel momento trugno. Ok. Ci siamo, guarda quanta gente sta salendo. Oddio. Hello. Siamo fuori. Lo so ragazzi, in Australia con 10 persone sulla spiaggia dicevamo c'è tanta gente in spiaggia. Qua invece veniamo in questo posto pensando non ci sarà nessuno, un po' fuori. Ecco. Ecco, nessuno in India vuol dire tutta questa gente. No, questo non è nessuno ragazzi. C'è un botto di gente. Ma quanto sono colorati, questi sali, il colpo d'occhio è bellissimo sempre. Il nostro autobus adesso è bello pieno. È arrivata la polizia col microfono che sta facendo qualcosa. Sta dicendo di procedere probabilmente. Tanto le persone qua continuano ad aspettare il prossimo autobus che è dietro la polizia e a breve sarà assaltato. Lasciato le ciabatte per strada, adesso proseguiamo, c'è da scalare una montagna. Si comincia la scalata, c'è tutta questa scalinata per salire, per fortuna non scotta troppo. Era questo il dubbio che avevamo perché stiamo risalendo proprio tutta la parete di roccia qua accanto. Siamo saliti di qualche metro ragazzi e questo è quello che c'è qui attorno, ci sono palme aperte d'occhio, le montagne da quel lato, alcuni promontori di fronte, questa è la vista e anche questo è uno dei promontori che ci sono nella zona. Siamo arrivati in cima al tempio ragazzi, caldissimo soprattutto i piedi, qua per fortuna hanno fatto questa strisciata di bianco quindi è un po' meno caldo camminare qua sopra, c'è un sacco di gente in fila per entrare al tempio che è questo, la fila è veramente lunga, adesso noi facciamo un giro qui attorno e poi c'è una storia ragazzi incredibile e l'ascolteremo con il momento Angela e già vi faccio la sigla. È arrivato il momento Angela, quante cose lei ci spiegherà. È arrivato il momento Angela, quante cose ci racconterà. Ehi, hello.
Piccola prefazione ragazzi, sarà momento Angela hot, perché gli dei indiani fanno cose, attenzione. Comunque ecco, questo tempio è dedicato a Murugan, che è il dio della guerra, quindi lasciamo la parola ad Angela. Le storie che ci sono dietro le divinità induiste sono complicatissime e quindi difficili da riassumere, ci vorrebbero anni per capirle e studiarle tutte, però preparatevi, per questa storia secondo me è peggio di Beautiful. Cioè Beautiful in confronto è Topolino, un fumetto. Allora cosa è successo? Gli dei erano preoccupati per la presenza di questo demone, Taraka, e mandarono Agni, il dio del fuoco, ad avvertire Shiva. E Shiva che stava a fare? Agni però quando andò a avvertire Shiva lo trovò che era impegnato, appartato, non fare versi, appartato con la moglie Parvati. Quindi cosa fece Shiva? Spruzzò il suo seme su Agni. Quel seme. Di cosa stiamo parlando, Angela? Spruzzò il suo seme su Agni, che però non fu in grado di sostenerlo. In che senso? In che senso? Oh, io ti dico quello che ho letto. Tipo un missile, cos'è? Non fare cos'era? commenti, non so. Vabbè, è Shiva, stiamo sempre parlando di Shiva. Non è supereroe Shiva. Allora, spruzzò il suo seme su Agni, però non fu in grado di sostenerlo e quindi venne spruzzato su queste 6 crittica del fiume Gange. Quindi queste 6 madri diedero alla luce un unico figlio e questo figlio è Kartikeya, chiamato anche Murugan, che è appunto il dio della guerra, che è venerato soprattutto qui in Tamil Nadu. Stendiamo ecco, a testimonianza di questa cosa c'è il fatto che la statua molto spesso di questa divinità ha 6 teste e 12 braccia, perché appunto è figlio di 6 madri, figlia di Shiva e fratello di Ganesh, secondogenito, quindi Ganesh è il dio elefante, il primo figlio, il secondo c'è Murugan. Sì, no, veramente, più di Beautiful. Più di Beautiful. Altro che Ridge e Thorn. Oltre al tempio la parte migliore secondo me è la vista che c'è, perché non è facile trovare delle vedute così ampie, così aperte qui in India. Invece in questa zona è possibile, salendo un pochino, avere la vista sulle montagne, sulle palme. Ci sono anche le risaie, in questo momento non è la stagione del riso alto, quindi sono tutti piatti. Però è stranissimo, no? Sono paesi diversi perché ti concentri nella città, nel caos della città, i templi con tanta gente, poi guardi e hai questo spazio ampio per respirare. Stiamo scendendo comunque, nonostante le tante persone, c'è sempre modo di trovare un angolino all'ombra dove rilassarsi un attimo prima di riscendere con questa vista. Siamo arrivati ragazzi, troveremo ancora i nostri sandali. Andiamo a vedere. Li abbiamo affidati alla polizia. La polizia era lì, però non c'è più in questo momento, quindi vediamo se ci sono ancora. Ci siamo cotti i piedi intanto nella discesa perché era bella calda, tipo piastra, perché si sente il dolore. Eccoli là, vedi? Non li ha toccati nessuno. Per tornare ragazzi ci mettiamo dietro un tuk tuk. Siamo proprio qua dietro. Raga, questa non l'avevamo ancora fatta, devo dire, qua dietro seduti in un tuk tuk condiviso con altre persone. Gente davanti. Ecco, qua davanti c'è un po' di gente in più. Siamo quasi pieni, dai. Noi siamo seduti. Ah, no, vedi, c'è anche un signore. Yes, no problem. Riesci a girarti un po' dritto tu? Aspetta, ci sto. No, ma se ti giri dritto. Solo viaggi in prima classe, Mamma, tranquilla, tutto bene. State attenti, Siamo arrivati a prendere l'autobus, ragazzi. No? Non è salito poi lui. Prova a chiedere. Ah, ok. Niente, non è lui.
Il signore qua sta facendo una foto con Paolo, ma con il nostro telefono. Quindi non so cosa se ne farà di questa foto che rimane a noi. Però è bella, un bel ricordo sicuramente. L'autobus non era quello giusto, quindi dobbiamo aspettare il prossimo, non siamo saliti. Hanno chiesto di essere ripresi. What's your name? My name is Nawanit. Huh? Nawanit. Nawani. And you? Abines. Abines. Where are Hello. you from? Hello. Italy. Italy. Yes. Maldini. Yes. Paolo Maldini. Bravo, very good. Paolo Maldini. Iniesta. Iniesta. Yes. Nesta, Iniesta. Iniesta Spanish. Your channel name? Beyond the Trip. Yes. Cellulare. Very good. Very good. Quanti siamo adesso? Hello. Beyond the? Beyond the Trip. Yes. Quando ci chiedete perché torniamo in India, la vera ragione ragazzi è che torniamo in India per fare gli iscritti. Siccome in pochi si iscrivono al canale, noi ve lo diciamo sempre, ma più del 40% di chi guarda i video non si iscrive al canale, invece in India tu gli dici il nome e sono subito iscritti. L'India è il paese più popoloso del mondo, mi sembra il posto perfetto per fare iscritti. Direi che è proprio il posto giusto, guarda ragazzi. Tutti iscritti insomma qua alla fermata. Ragazzi ero ironica, perché in realtà noi l'India la amiamo follemente, quello è l'unico motivo per cui torniamo sempre. Sì, però iscrivetevi, Alla fermata comunque è sempre il momento giusto per prendersi un altro chai. Ecco, oggi abbiamo una signora che prepara il tè. Bravissima. Ok, thank you. Viaggino viola. Viaggino! Che bello! Foto, yes. Altro selfie con il nostro telefono. Questa cosa proprio oggi non la capisco. Tutti vogliono farsi le foto col nostro telefono. Non si chiude. Wow! Vai! Parte il nostro amico. Ok, saliamo su questo. E poi dobbiamo cambiarne ancora uno, ragazzi. Il cambio più rapido della storia, giù da un autobus, giù dall'altro, ormai conosciamo tutta la cricca qua che ha fatto la stessa cosa con noi, giù tutti, su tutti insieme. Perché abbiamo scoperto che c'è un festival, per questo c'è tutta questa gente. Ah ragazzi, siamo finalmente tornati nella nostra bettolina. Mi è mancato un po', Guarda che bella da fuori. Da fuori sembra a un certo livello, ragazzi, un po' come dicevamo anche l'altra volta. Da fuori sembrano in un modo, poi vai dentro e vabbè, meglio lasciar che perdere. però sono felice adesso di andare e secchiarmi sì. di acqua. Va bene così. Assolutamente. Fatta una bella doccia, ragazzi, adesso c'è Angela dentro. Ecco, lì che se la sta godendo. Devo dire che proprio le docce uno se le gode perché la giornata è bella tosta, si suda, si tocca, si cammina a piedi nudi, si incontrano 1 miliardo di persone, quindi poi la doccia è una parte fondamentale proprio della giornata. E ci fa specie una cosa, che stiamo facendo anche un sacco di video. Noi per esempio stamattina ci siamo svegliati dicendo vabbè, riprendiamo quello che succede, e poi succedono tante cose e non si può fare a meno di filmare, nel senso non si riesce a stare fermi quando succedono certe cose. E la cosa che ci fa anche tanto pensare che è un viaggio totalmente diverso rispetto all'Australia per esempio, e in alcune occasioni siamo trovati per esempio a mettere insieme per un video dell'Australia 3-4 giorni, quindi stiamo parlando veramente di 2 mondi opposti anche da questo punto di vista. In questo viaggio in India ci stiamo concentrando su luoghi che sono poco esplorati, poco conosciuti, siamo un pochino fuori dalle rotte e anche questa cosa ci piace da impazzire. Chiaramente però ci esponiamo al rischio di eventualmente vedere posti per cui magari non vale la pena tutto lo sbattimento che c'è dietro per raggiungerli, però ecco, al momento sta andando decisamente bene. Oggi ci siamo scordati di pranzare, ragazzi, e questa è la nostra cena con i porotta, i ceci, le cipolle qui, e Angela si è presa il dosa. Il masala dosa, ragazzi, non resistiamo, stavamo già iniziando a mangiare così veloce perché siamo proprio cottissimi. Ci siamo presi nel ritorno una banana, un croccantino, anche un po' per smorzare tutto quel piccante. Stasera la cena era piccantissima, ma ragazzi abbiamo fatto un errore da principianti, mannaggia, qualcuno fa sempre le cose di fretta, non farò nomi. Allora, cosa è successo? Sapete che avevamo un problema col nostro numero di cellulare che era associato a qualcun altro, a quest'altra persona di cui non sappiamo chi sia, non sappiamo niente, però non potevamo aggiungerlo all'applicazione, quella delle ferrovie, perché era di un'altra persona. Sono buone, Sì, tu mangi così, ti sei lavato la faccia, tu ti stavi guardando.
Allora, questa cosa, no? E c'era un po', ci eravamo bloccati su questa cosa qui. In realtà abbiamo scoperto che quando tu prenoti un biglietto del treno, ti mandano su un altro sito ancora, un altro portale. Solite cose, non si capisce niente. Comunque su quest'altro portale abbiamo potuto inserire il numero che abbiamo adesso. Yes! E quindi tutto a posto, possiamo prenotare i biglietti, andiamo domani. Sono buoni veramente. Non si può fare così, vedi, siccome è colpa sua, fa così adesso per sviare il discorso. Ogni tanto quando le vediamo così verdi, le evitiamo. Ma in realtà sono buone. In realtà queste verdi, Sono ma tutte morbide, verdi. ma morbide, sono deliziose. Ecco, a posto. Volevo dire comunque che abbiamo sbagliato a prenotare i biglietti del treno. Cioè, tutto sto casino. Ma chi? Io no, era quello che volevo. Era tutto scritto. Sì, era tutto scritto. Allora abbiamo detto domani andiamo verso nord. Troviamo una destinazione nuova. Paolo ha trovato sto paesino che ha un... paesino, in India non c'è il paesino. Sta città. Ha un nome, ragazzi. Te lo ricordi? Dingengul? No. Dingengul? Dindingul. Vabbè, una cosa sì. Didingul. Ecco, Didingul. che qualcuno... Dindingul. Dindingul. Che mi sta venendo il dubbio che Paolo l'abbia scelto solo per il nome. Cioè, mi sta venendo questo dubbio. Quindi, come fate l'itinerario? Così. Vabbè, ma se c'è un posto che si chiama Dindingul non ci vai, scusami, ma sei pazzo? Siamo qua a solo 3 ore e mezza. Ecco, quindi abbiamo preso il treno per andare in questa ridente cittadina. E cosa è successo? Però abbiamo sbagliato la stazione di partenza. Perché Ops. noi avevamo messo Tenkasi, ma l'applicazione ce ne ha suggerito quelle vicine. Quella che si chiama TEN, la sigla TEN. Ti diceva, Che sarà Tenkasi. E no, invece no, è Tiro nel Veli. Tiro nel Veli. Quindi domani mattina abbiamo il treno alle 9 da un'altra stazione. A 1 ora e mezza da qua. Quindi sveglia alle 6 domani, prendiamo un bell'autobus e andiamo a Tirunelveli per prendere il trenino. Cioè io faccio tutto No, sono buoni. intanto. Sono croccantini Mi buonissimi piace il tuo questi. contributo stasera. Sai che sono buoni, sai che sono buoni Dindingul. Il tuo contributo. Dindingul no. No. Sei tu che vuoi andare al sto posto. Domani andiamo a Dindingul città. Sembra. Va bene ragazzi, non avete capito se sta la stanchezza, qua sta salendo. Buono, Abbiamo anche fatto il calcolo di quello che abbiamo speso oggi per tutti questi trasporti. Abbiamo preso autobus su autobus su autobus, tuk tuk su Imbarazzante. tuk tuk su tuk tuk. Abbiamo speso In tutto? in tutto. Compresa la stanza? No, solo le trasporti. 2,60 €. Ecco, 2,60 € in due. Mhm. In totale, c'è 1,30 € a testa per girare come delle trottole in tutta questa zona dell'India. Quindi gli Abbiamo autobus. preso tipo 7 mezzi. Sì. Poi 2 erano gratis Due per erano- le donne, poi massimo costavano 15 rupie. La cosa che ci è costata di più è stato il tuk tuk andato e ritorno perché ci è costato 150. Tutti gli altri proprio centesimi, cose piccolissime, no? Spero non si sente la Si masticazione sentirà perché stai masticando un così. po' fastidiosa, potrebbe essere. Potrebbe, Cioè, fermo. a parte invertite, Ti darebbe a me- fastidio. a me sì. Allora, prima che chiudiate tutto il video, ragazzi, noi vi salutiamo. Mi raccomando, se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, ma soprattutto fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa India un po' fuori dalle rotte. E noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Riesci a fare l'abbraccione di gruppo o devi mandarci un croccantino adesso? Ma Lo dico io? no. No, questo proprio no, la devi dire tu.